Chuck Wepner, detto anche The Bion Blinder, il 24 marzo 1975 doveva salire sul ring con Muhammad Ali. Quest'ultimo si era allenato il minimo indispensabile per questo incontro e quando gli fu chiesto il perché, dichiarò testualmente: "Una volta un giovane chiese ad un anziano: come mai hai un bell'aspetto e stai così bene alla tua età avanzata? Il vecchio rispose: è l'energia preservata dalla mia giovinezza che ora sostiene la mia vita. Ecco perché la mia carriera è durata 20 anni. Non mi sono esaurito allenandomi per ragazzi come Hall Lewis, Jürgen Blin o Chuck Wepner." Beh, in quell'incontro, senza entrare troppo nel dettaglio, Ali dovette faticare più del previsto per portarsi a casa la vittoria. Ci sarebbe da menzionare anche il gioco sporco di Wepner in quell'incontro, a dire il vero, ma non è quello che ci interessa oggi, visto che non stiamo analizzando questo. Quello che invece a noi interessa veramente è sapere che tra il pubblico c'era anche un giovane spiantato Sylvester Stallone, che ispirato da quell'incontro decise di iniziare a scrivere il copione per un film che in seguito sarebbe divenuto icona: Rocky. Quello che aveva visto gli donò lo sprint per scrivere la storia del suo personaggio, che comunque è frutto anche di altre ispirazioni. Il nome e lo stile di combattimento poco aggraziato, aggressivo e potente, frutto di una grande prestanza fisica, le proprie radici umili, derivano dal campione dei pesi massimi Rocky Marciano, che nel film viene anche innumerevoli volte citato. Anche quello che in seguito vedremo nel sesto film della saga, Rocky Balboa, il film del 2006, ossia un programma TV che trasmette la simulazione di un incontro tra Rocky Balboa e Mason Dixon, deriva da un episodio reale del 1969 chiamato Super Fight, in cui fu creato veramente uno scontro virtuale con tanto di cronaca e pubblico finto per dar modo di confrontare Rocky Marciano e Muhammad Ali. Dobbiamo anche citare tra le fonti di ispirazione anche il film È arrivata la felicità di Frank Capra, un film del 1936 che ha una trama molto simile a quella di Rocky per quanto riguarda la storia di un povero e sfortunato ragazzo che grazie alla tenacia e al suo buon cuore riesce a realizzarsi. Stallone al tempo della stesura era messo abbastanza male economicamente. Come egli stesso dichiarò in un'intervista, aveva in banca solo $106 e viveva in un piccolo appartamento che faticava a pagare con una moglie incinta e il suo Bull Mastiff, il cane che poi vedremo nel film di Rocky. Per quanto il suo debutto avvenne nel 1970 in un film soft porno, The Party and the Kitten Stud, per poi avere un ruolo nel 74 in The Lords of Flatbush, un film in cui lavorò con l'attore di Fonzie, a grandi linee aveva sempre avuto ruoli veramente marginali, per lo più comparse sullo sfondo. Quando però stava scrivendo la storia di Rocky, nella sua mente si vedeva come il protagonista, probabilmente proprio per via del fatto che in questo personaggio aveva messo molti aspetti della sua vita. Ora, proporre il copione di questo film era già un'impresa, figurarsi chiedere alla produzione il ruolo principale, visto che era praticamente uno sconosciuto. Eppure, l'idea di questo film piacque ai produttori, che comunque avevano in mente attori più importanti per il protagonista. Stallone continuava ad insistere per avere quel ruolo e i produttori, per farlo demordere, arrivarono ad offrirgli più di $200.000. Stallone rifiutò l'offerta, pensando che se si fosse accontentato di quella somma avrebbe potuto pentirsene in futuro, e ci vide abbastanza a lungo. Alla fine i produttori, stremati dalla sua insistenza e poco preoccupati sostanzialmente, visto che alla fine si trattava di una piccola produzione con un budget pari a quello di uno spot, con un contratto fatto di innumerevoli clausole che potevano licenziare l'attore per ogni sciocchezza, un cachet di soli $20.000 più un minimo sindacale di 600 a settimana, affidarono a Sylvester Stallone il ruolo di Rocky Balboa. La storia racconta di un certo Rocky Balboa, un giovane pugile italo-americano di Filadelfia, che per sbarcare il lunario partecipa a piccoli incontri e fa da spezzapollici, quello che in gergo indica l'esattore di qualche strozzino, per un certo Tony Gasco. Rocky è un ragazzo di buon cuore, umile, che quasi stona con il degrado del quartiere in cui vive. Abita in un monolocale fatiscente ed è esattamente, come Sly lo definisce, il classico perdente. Un ragazzo per certi versi anche abbastanza goffo, che subito ti strappa tenerezza nel guardarlo, che ti porta ad empatizzare con lui proprio per via del fatto che non ha apparentemente grandi qualità, è un tizio normale che cerca di sopravvivere come può e a cui la vita non ha particolarmente sorriso. Insomma, un personaggio a cui uno può facilmente sentirsi vicino. Per una serie di coincidenze,
viene scelto dal campione del mondo dei pesi massimi Apollo Creed. La scelta della proposta, cadendo su questo sconosciuto Rocky Balboa, soprannominato lo Stallone italiano, proprio nel giorno del bicentenario della nascita degli Stati Uniti, è di per sé una trovata commerciale. Il campione, mettendo in palio il suo titolo con un pugile preso letteralmente dalla strada, punta a farsi vedere dalla gente come l'incarnazione del sogno americano, il paese delle opportunità, ma nei fatti sente di essere imbattibile e sicuramente questo Mister Nessuno non lo intimorisce, tanto da dedicarsi più a organizzare fanfare e trombe per questo match che ad allenarsi. Inizialmente, Rocky rifiuta di partecipare perché egli stesso non crede di avere possibilità di vittoria. Lui si era recato all'invito perché pensava di dover fare da sparring partner per il campione. Certamente non immaginava neanche per sogno che gli venisse offerta la possibilità di combattere. Rocky aveva iniziato a boxare già quindicenne, spinto dal padre che al tempo gli suggerì di fare qualcosa dove potesse utilizzare i muscoli piuttosto che il cervello, visto che lo considerava poco sveglio. Il ragazzo perciò decise di dedicarsi al pugilato. In effetti questo sport è sempre stato associato per antonomasia, specialmente in America e soprattutto in quegli anni, ai ragazzi di strada in cerca di un riscatto, e Rocky ne è esattamente il classico esempio. Da quello che vinciamo in questo primo film della saga, Rocky si allenava già in passato nella palestra di un certo Mickey, anch'egli pugile ai suoi tempi, ora divenuto allenatore. Quest'anziano coach ci viene subito presentato come un burbero, un tipo dai modi non particolarmente gentili e soprattutto nei confronti di Rocky sembra nutrire un certo astio, tanto da avergli persino tolto l'armadietto senza dirgli nulla per darlo a un ragazzo che reputa molto più promettente. Ci vorrà veramente poco però per capire perché Mickey ce l'abbia così tanto con Rocky. Quando quest'ultimo infatti gli chiede spiegazioni, Mickey risponde che per lui nutriva grandi speranze e il fatto che si sia ridotto a fare piccoli incontri clandestini e da cane da guardia per un gangster da 4 soldi lo ha profondamente deluso. Rocky è dipinto come il tipico ragazzo di quartiere, ma come detto all'inizio, il suo buon cuore è tale da risaltare in mezzo al degrado. La semplicità dei suoi gesti, del suo modo di rapportarsi con la gente, quella sua bontà d'animo ti conquista immediatamente sin da subito. Per quanto sia un solitario però, ha anche un vecchio amico, che signori miei è un'icona quando si parla di Rocky, ovvero Poli Pennino. Poli è l'amico fanfarone che un po' tutti nella vita abbiamo avuto, lavora in un macello ed è costantemente attaccato alla bottiglia. Anche se spesso e volentieri ha atteggiamenti un po' sopra le righe, è indubitabile che a Rocky gli voglia bene tanto quanto Rocky ne vuole a lui. A volte risulta parecchio assillante, ad esempio quando chiede continuamente a Rocky di presentarlo a Tony Gasco per poter lavorare anche lui in quel mondo lì. Richiesta sempre respinta da Rocky, che proprio perché ci tiene all'amico, non vuole che venga coinvolto nel mondo del crimine. I modi di Poli sono molto bruschi, soprattutto nei confronti della sorella. Ovviamente, signori miei, stiamo parlando di Adriana Pennino. Una ragazza acqua e sapone, interpretata dall'attrice Talia Shire, che lavora in un negozio di animali e che nasconde dietro quegli occhiali una grande timidezza. Ora datemi 2 minuti per fare un po' il sentimentale. Rocky è innamorato di questa ragazza a cui fa continuamente il filo, anche se lei, proprio in virtù di questa sua timidezza, inizialmente non riesce a sbloccarsi. Ragazzi, io ho visto tanti film e tante storie d'amore, ho letto di cavaliere e principesse, di eroi e donzelle da salvare, però, detto proprio francamente, la storia d'amore tra Rocky e Adriana, che si abbraccia e si evolve per tutta questa saga, mi ha sempre profondamente emozionato. In maniera genuina, senza principi e cavalli bianchi, Rocky è un film squisitamente umano. I personaggi sono semplici, popolani, come già detto è facile sentirli vicino ed è proprio questa secondo me una delle carte vincenti dei film di Rocky. La stessa Adriana non è la classica modella da copertina, non è francamente la bellezza mozzafiato del mondo hollywoodiano, ma proprio questo è il bello. La storia d'amore sboccia con semplicità, con le tenerezze e le attenzioni che tutti noi abbiamo almeno una volta sperimentato, come l'approcciare con barzellette molto cringe, eppure matura con una profondità davvero grande e si tiene saldo su valori come i figli, la famiglia, valori che ormai nel mondo moderno ci sembrano essere di altri tempi.
So bene che questa è solo finzione, ma ripeto per l'ennesima volta, è proprio perché è reso così semplicemente umano il tutto che ci viene facile medesimarci e provare una profonda empatia. Inizia la sequenza del training montata sull'iconica colonna sonora del compositore Bill Conti. Antecedentemente abbiamo avuto la bellissima e dolcissima scena della riappacificazione tra Rocky e Mickey, una delle più belle scene di tutta la saga. Ora Mickey li fa da preparatore e in questo frangente abbiamo anche la parte del buon Paulie che, quasi per coincidenza, spinge Rocky a prendere a pugni quei pezzi di manzo appesi nella cella frigorifera, dando vita all'iconica scena. In quest'arco c'è spazio anche per le liti familiari tra Paulie e Adriana, con un certo riscatto per quest'ultima, che dona ancora una volta allo spettatore la sensazione di guardare un film molto reale, una pellicola che vuole per certi versi arrivare alla pancia del pubblico. Rocky nasce proprio con l'intento di ispirare la gente a credere in se stessa e nei propri sogni. Stallone, mentre stendeva la sceneggiatura di questo film, si consultò con la moglie di Chuck Wepner, Linda, la quale gli fornì informazioni sulla vita che il pugile conduceva prima del suo incontro con Muhammad Ali. Ricordate la scena della notte prima dell'incontro, quando Rocky va a visitare il ring? Ecco, la parte di quando torna a casa ed espone ad Adriana tutte le sue perplessità viene da una reale scena in cui Wepner, la notte prima del suo match, si consultò ed espose i propri dubbi alla moglie Linda. Alla fine lo scontro arriva. Nonostante la tracotanza di Apollo Creed che arriva sul ring vestito da zio Sam con l'intenzione di mettere in knockout l'avversario in soli 3 round, Rocky si rivela un osso duro e tutta la sofferenza, gli allenamenti, i sacrifici riescono a dare i suoi frutti. Nonostante sia diventato una maschera di sangue, altra ispirazione al match di Wepner, Rocky resiste inesorabile fino alla fine, rimanendo in piedi finché non suona il gong della campana dell'ultimo round. Rocky non vincerà il titolo, ma dimostrerà al mondo, al pubblico e in primis a se stesso di avere forza e dignità, diventando un simbolo di lotta e speranza, aprendo anche le premesse per il secondo film della saga, il cui video arriverà su questo canale il prossimo mese. Spero che abbiate gradito il video di oggi, un video che ho fatto sinceramente col cuore perché io amo Rocky e da tempo mi ero promesso di portarlo in questa rubrica sul cinema. Prima di salutarvi e di rimandarvi al prossimo video, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i nostri social e il negozio di magliette ufficiali che vi sprono a visitare. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri abbonati che mese dopo mese continuano a darci fiducia. Non mi resta che ringraziarvi per essere rimasti fino alla fine e augurarvi buona vita a tutti.